benvenuti a un altro capitolo del Tao Te Ching. Oggi in una giornata diversa dal solito e a un orario diverso dal solito, ma gli imprevisti capitano e come dice il Tao bisogna fluire anche con gli imprevisti, no? Non lo dice, ma la filosofia è quella, quindi ci accontentiamo. Oggi andiamo a parlare del capitolo 6, è un capitolo breve, ma non per questo meno intenso e meno interessante, anzi ci troveremo delle riflessioni che secondo me possono aiutarci a capire delle cose anche della nostra vita attuale, della nostra vita odierna, in sintonia con invece il passato durante il quale è stato scritto questo libro. Come sempre trago la lettura dei capitoli dalla Universale Economica Feltrinelli nella sua versione del Tao Te Ching, che può essere utilissima a chi vuole analizzare il testo perché ci sono tutte le traduzioni parola per parola. Quindi iniziamo a leggerlo e vediamo cosa ci dice. Lo spirito della valle, il titolo. Lo spirito della valle non muore, è la femmina del profondo. La porta della femmina del profondo è l'origine di cielo e terra. Sottile, sottile come appena presente, eppure il suo uso è inesauribile. Cosa ci vuole dire allora questo capitolo all'apparenza complesso, ma che in realtà ha tante cose in sintonia con il nostro presente? Allora, prima di tutto si parla di natura femminile. Non vorrei allarmare nessuno perché quando usiamo i termini maschili e femminili rapportati a Yin e Yang non sono una categorizzazione totale che vuole creare delle differenze, ma piuttosto dei termini di paragone quando abbiamo bisogno di comparare più cose. E quindi tutti hanno uno spirito femminile, anche gli uomini, perché siamo parte Yin e parte Yang, per cui è inevitabile, e questo ci include tutti in questo ragionamento. Per questo ho voluto specificare che non era un ragionamento riservato a una categoria in particolare, ma è proprio riservato a tutta l'umanità. Quindi la natura femminile del Tao, possiamo dire la natura Yin del Tao, è un'immagine che possiamo ritrovare in tutto il mondo, è un archetipo che è andato poi a caratterizzare un sacco di culture. Se pensiamo ad esempio a Gaia, alla madre terra, alle dee che venivano venerate in tutto il mondo rispetto proprio alla crescita, all'abbondanza, alla generazione delle cose, e quindi lo ritroviamo anche qui nel taoismo. Nella profondità quindi di questa grotta, come la definisce Lao Tse, c'è del mistero, ma un mistero legato più al raccoglimento, all'accettazione, che al mistero di trovare cose strane. E è la nostra essenza che si trova in un luogo silenzioso e puro, che poi è il nostro cuore, ed è un luogo profondo, un luogo femminile, un luogo di accettazione, di interiorizzazione piuttosto che di esternazione. E perché dicevo che può legarsi un po' alla vita di tutti i giorni attuale in questo periodo storico? Perché non è facile per l'essere umano trovare la propria essenza, riconoscere il suo interiore, andare dentro in profondità, tuffarsi in questa caverna. Perché noi spesso siamo degli specchi che riflettono immagini che ci vengono mandate dal mondo, dall'esterno, e quindi cerchiamo di ridare quello che gli altri vorrebbero da noi, ed è più difficile invece riuscire a tuffarsi in queste profondità e a presentare al mondo la nostra immagine, quello che noi siamo nella nostra essenza, che piaccia o meno. E ovviamente per poter vivere con gli altri e sostenere un certo tipo di socialità diventa sempre più difficile riuscire a fare questo, e questo porta anche a grande sofferenza, perché noi tutta la vita ci chiediamo qual è lo scopo della vita, perché sono qui, perché mi succedono certe cose, qual è il mio destino, e faccio fatica dal momento in cui sto creando un'immagine che piaccia più agli altri che vada a dare una risposta a me personalmente. Oltretutto questo scopo della vita, questa essenza si trova, come dicevamo, all'interno, in questa grotta, in questa profondità, che noi pensiamo sia un vuoto da riempire. Quindi ci riempiamo di cose, ci riempiamo di emozioni, cerchiamo di rendere la nostra vita piena, stressante, un affanno continuo, perché così
diciamo, ok, questo senso di vuoto, questa mancanza di risposte in questo modo passerà da sola o magari verrà riempita, in qualche modo qualcosa capirò. E invece è proprio il contrario, perché abbiamo appena detto che il vuoto del Tao è un vuoto incolmabile, per cui per quanto noi ci buttiamo dentro roba, questo vuoto non si riempirà mai, perché non è un vuoto che prende, ma è un vuoto che dà. Per cui se noi vogliamo poter accedere, mettere le nostre mani, le nostre idee, il nostro cuore all'interno di questo vuoto, afferrare qual è l'essenza della nostra vita, il nostro destino, dovremo mollare quello che abbiamo già tra le mani. Come faccio io a afferrare una cosa se ho le mani piene? Devo mollare quello che sto tenendo, ma spesso è difficile, noi ci aggrappiamo con le unghie, con i denti, teniamo delle cose tra le mani ben strette sperando che ci diano un aiuto, che ci diano delle risposte, ma in questo modo le nostre mani sono occupate e non riescono invece a afferrare l'essenza che si trova all'interno di questa profondità interiore che abbiamo. E è difficile, sono concetti lontanissimi, complicati, però se ci pensiamo tutti in tutto il mondo siamo sempre alla ricerca delle risposte della vita, tutti ci chiediamo perché mi succedono queste cose, perché sono qui, ci guardiamo indietro e diciamo ma pensa a quella volta che avrei dovuto ottenere quel lavoro e poi non l'ho ottenuto e mi è andata meglio. Cioè ci sono dei percorsi nella vita che ci fanno fare delle riflessioni di questo tipo. Quindi a tutti interessa trovare lo scopo, capire perché si sta vivendo, o alcuni no, alcuni vivono e basta, si riempiono di cose materiali, sono felici così, anzi mai non si chiedono niente, non si riempiono nemmeno di cose, vivono e basta. Ma l'idea non è tanto quella di chiederselo perché è un continuo affanno, ma semplicemente perché quando noi siamo in sintonia con il nostro mandato celeste poi stiamo meglio e riusciamo a far star meglio anche gli altri, quindi apportiamo qualcosa di positivo anche nella società. Il problema è che l'unico posto in cui potremo trovare le risposte spesso ce lo dimentichiamo ed è dentro di noi. Quindi oggi vi lascio con questa riflessione: il vuoto di cui parla il Tao non è un vuoto che prende, ma è un vuoto che dà. E con questo vi auguro una splendida serata, spero che questo cambio di orario non abbia sconvolto nessuno, ma non credo, e aspetto le vostre domande anche eventualmente nei commenti e nelle storie. Grazie mille per aver seguito e ci rivediamo alla prossima.